Ciao amici, eccoci qui. Oggi siamo in compagnia del Molino Colombo, un mulino qua dalle mie parti di Paderno d'Adda. Mi ha incuriosito moltissimo questo mulino di cui ho visto davvero delle ottime recensioni, quindi oggi sono venuto a vedere il loro spaccio aziendale per vedere un po' appunto cosa offre questo mulino e poi andremo a fare anche qualche prova. A tra poco, ci vediamo nello spaccio aziendale. Ed eccomi amici, tornato dal Molino Colombo con una borsa piena rasa di novità e farine interessanti. Quindi lasciatemi togliere un secondo la giacca e andiamo a vedere cosa ho preso. Ho preso 2 kg di questa, 2 kg di quest'altra e 1 chilo di questa qui. Siete curiosi? Volete capire cosa sono? Andiamo più vicino e vediamo che farine sono. Ecco qui amici le 3 farine che ho appena acquistato al Molino Colombo. Partiamo e analizziamo subito questa e perché l'ho presa. Questa è la farina Fiore di Napoli, è una farina di grano tenero di tipo 0 con una forza abbastanza elevata, quindi abbiamo un W di 300 indicato sulla confezione, quindi ideale anche per medio-lunghe maturazioni. È una farina che è stata ideata in collaborazione con il maestro di pizza napoletana Edoardo Ore e è una farina molto profumata che con delle caratteristiche speciali appunto per preparare delle ottime pizze napoletane, ma comunque è adatta anche per pizze in teglia, quindi pizza ad alta idratazione, pizza alla pala eccetera. Vediamo ora quest'altra farina, la farina miscela ai grani antichi, miscela proprio perché è un mix di farine, infatti al suo interno troveremo un mix fatto da farina di riso, di farro e di khorasan. È una farina ad alta digeribilità e contiene moltissime vitamine e sali minerali. È una farina adatta per impasti ad alta idratazione, quindi anche all'80%, quindi ideale per la panificazione di pane, pizza in teglia, pizza alla pala, ma sicuramente va benissimo anche per le nostre amate pizze napoletane. Ma ora spostiamoci e vediamo l'ultimo modello, diciamo, di farina, che è questo. Questo è davvero un prodotto, direi, più unico che raro. Cos'è la farina intera? E perché secondo me è una farina che merita attenzione ed è così particolare? È una farina bianca che ha tutte le caratteristiche, anzi di più, delle farine integrali. Infatti al suo interno, tramite un metodo di lavorazione che si chiama metodo Fedele, che è un metodo brevettato da Farine Varvello, che vedete qua sotto, questa farina è in grado di conservare il 30% in più di fibre solubili rispetto alle classiche farine integrali che troviamo in commercio. Questo cosa significa? Che queste fibre solubili contenute al suo interno, una volta che entreranno nel nostro apparato digerente, creeranno una sorta di gel che rallenterà lo svuotamento gastrico e questo consentirà di avere quindi un maggior senso di sazietà. Inoltre il fatto di avere così tante fibre solubili al suo interno rallenterà l'innalzamento dei livelli di glicemia all'interno del sangue, quindi questa farina è particolarmente indicata per coloro che hanno problemi per esempio di diabete, che quindi devono stare attenti ad avere dei livelli di glicemia piuttosto stabili. Questa è l'unica farina bianca che conserva tutte le caratteristiche nobili del chicco di grano, quindi una farina integrale bianca. Oggi per questo primo video volevo mostrarvi come si comporta questa farina, perché come sapete io sono un amante di pizza napoletana e questa è stata la prima che ho visto e mi ha incuriosito moltissimo, ma sicuramente nei prossimi video, se siete curiosi, potrò mostrarvi come si comportano anche queste 2 farine con magari una pizza in teglia ad alta idratazione e una pizza magari napoletana, sempre fatta però con questa farina speciale. Cosa ne dite? Fatemi sapere nei commenti se siete interessati, ma per ora andiamo a provare e testare questa farina. Andiamo subito a provare.
Amici, ho appena aperto il pacco di farina e non vi dico che profumo è salito. Promette veramente bene. Per realizzare 3 pizze del peso di 270 grammi ciascuna andremo a utilizzare i seguenti ingredienti: 482 g di farina Fiore di Napoli che vi ho appena mostrato, 313 g di acqua a temperatura ambiente, 1 g di lievito di birra fresco e 14 g di sale fino. L'impasto lo potrete realizzare secondo la metodologia che preferite, io lo farò con la planetaria. Qui sopra e anche in descrizione vi lascio il link alla mia video guida su come realizzare un impasto fatto a mano o in planetaria. Come al solito, una volta uscito dalla planetaria l'impasto ha bisogno di qualche giro di piega di rinforzo e un po' di pirlatura. Ecco voi dunque come risulta l'impasto una volta ultimato, liscio, compatto, omogeneo ed elastico. Una cosa che non so come spiegarvi è il fatto che al tatto risulta davvero morbidissimo, dovreste provarlo voi stessi per capire cosa intendo, ma credo proprio che sarà molto facile stendere le nostre pizze. Guardate quanto è morbida! Terminato l'impasto, quindi prendiamo il solito contenitore ermetico, mettiamoci un po' di olio per permettere all'impasto poi di uscire facilmente e mettiamoci il nostro impasto. Poi facciamo partire la nostra oretta di puntata e poi passeremo a temperatura controllata in frigorifero per circa 40 ore. Passate le 40 ore di maturazione, estraiamo dal frigorifero il nostro impasto, porzioniamolo in 3 panielli da 270 grammi e come al solito procediamo nella formatura dei nostri panielli, ripiegando l'impasto su se stesso in questa maniera e poi, subito dopo, facendo un po' di pirlatura per donare più forza e struttura al nostro paniello. Creato il primo paniello, procediamo alla stessa maniera con tutti gli altri panielli. Eccovi quindi il risultato, i 3 panielli sono pronti. Ora li chiuderemo in questa cassetta porta impasto e li lasceremo lievitare per circa 6 ore a temperatura ambiente di 19 gradi. Come potete osservare, dopo 6 ore di lievitazione i nostri pannelli si sono rilassati e sono raddoppiati in volume. Devo ammettere che per essere un 65% di idratazione questi pannelli si sono rilassati molto di più rispetto ad altre farine. Estraiamo dunque il nostro primo pannello e procediamo con la stesura, la farcitura e la cottura. Come potete osservare con i vostri occhi, questa farina ha una particolarità, si stende da sola, si sta comportando come un impasto ad un'idratazione molto più alta, in realtà siamo a un classico 65%. Una brevissima stesura con la tecnica dei pugni e la nostra pizza è praticamente pronta. Procediamo quindi con la farcitura. Come al solito quando testo delle nuove farine per apprezzarne al meglio le qualità ed il sapore procedo con delle pizze molto semplici, in genere una margherita, come in questo caso. Quindi mettiamo dei pomodori pelati preparati secondo la guida che vi ho mostrato di recente, qui sopra vi metto la scheda e il link in descrizione. Una bella manciata di mozzarella, 70-80 grammi a pizza. Ed infine un bel giro d'olio, il classico 6 del pizzaiolo. E via, siamo pronti per metterla sulla pala e procedere con la cottura. Osservate voi stessi quanto è facile stendere la pizza sulla pala, è veramente incredibile. A questo punto non ci resta che infornare nel nostro magico F1 P134H che ho preriscaldato alla temperatura di 450 gradi sul cielo e 400 gradi sulla platea. Trascorsi 90 secondi di cottura, voilà! Guardate qui che risultato! Una pizza veramente bella, maculatura davvero pronunciata e anche sul fondo
cotta davvero alla perfezione. Come al solito, a questo punto non ci resta che fare la prova del taglio e vedere come è sviluppato il cornicione al suo interno, e devo ammettere che sono rimasto molto contento e soddisfatto del risultato ottenuto. Si è creata una bella alveolatura, una bella sfogliatura all'interno del cornicione e, che dire, davvero soddisfatto. Ragazzi, questa farina mi ha davvero sorpreso, perché specialmente la cosa che mi è balzata subito all'occhio è facilissima da stendere. Un impasto al 65% che sembrava quasi di aver tra le mani un impasto al 75%, talmente una farina molto morbida, molto estensibile, e penso che anche dal video si sia notato. E poi guardate che bella maculatura, davvero un'ottima maculatura. E devo dire che anche come struttura, come alveolatura e come sfogliatura all'interno del cornicione, dai, ci siamo. E che dire, giudicate voi, io per ora posso solo che assaggiarla e dirvi un po' com'è il sapore di questa pizza. Quindi prendo questa bella fettina e me la mangio. Siete pronti? È buona, ma ora proviamo subito il cornicione, che è la parte dove sentiamo bene il gusto della farina. Quindi sentite anche il crunch, eh? Delizioso. Questa farina ha davvero un ottimo sapore, un profumo molto più spinto rispetto a molte altre farine che ho provato, davvero buonissima. Deliziosa. Già finita una fetta. Ora, giusto per completezza, vi faccio sentire bene il crunch del cornicione, sentite? Facciamo la parte qua. Che dire, ragazzi, sono davvero entusiasta di questa farina. Sicuramente ci tornerò in questo mulino perché promette davvero bene. Le recensioni che avevo letto mi quadrano, perché sono davvero soddisfatto del risultato, del sapore, della malleabilità dell'impasto, di come ha reagito durante l'impasto in planetaria. Devo dire che mi ha soddisfatto sotto ogni punto di vista. Quindi ragazzi, se vi interessa, qui in descrizione vi lascio il link al loro sito, al sito del Molino Colombo, dove potrete trovare tutti i dettagli di tutti i prodotti, tutte le farine che loro producono. Fatemi sapere nei commenti se siete interessati a vedere anche le altre due farine che vi ho mostrato all'inizio del video. Come al solito vi invito a mettere un bel like sempre qua sotto e a iscrivervi al mio canale, così da poter sempre rimanere aggiornati sulle mie ricette, specialmente se attivate anche la campanellina. Inoltre qua in descrizione vi lascio anche il link alla mia pagina Instagram, dove potrete vedere molti più contenuti e, che dire, alla prossima pizza sul mio canale Il Divo della Pizza. Ciao!